Salve amici e amiche del canale, in molti mi avete chiesto informazioni sulla nuova Cloud Up 2 Pro, ma prima di realizzare un video recensione che sia il più attendibile possibile, preferisco fare ulteriori test. Oggi proverò la Cloud Up sotto la pioggia. Visto che già stamani ha piovuto e pioverà, almeno così le previsioni dicono, tra un paio di ore, ho portato anche il floor mat, il tappeto sotto tenda. Cloud Up 2 Pro montata. C'è ancora un po' di sole, ma da ovest si avvicinano nuvole molto minacciose. Si è alzato anche un po' il vento, ho usato tutti i picchetti e i cordini a disposizione, ho cercato di tendere al massimo la tenda in modo anche da vedere come si comporta sotto la pioggia e sottoposta a un forte vento. Stanno arrivando le prime gocce e quindi io mi chiudo dentro. Eccomi all'interno della Cloud Up, come sentirete sta incominciando a piovere anche in maniera importante. Per il momento la tenda tiene bene, speriamo che tenga anche in seguito. Non dormirò fuori, questo è solo un test per vedere come la tenda reagisce sotto la pioggia, perché tra i vari, e vi do una piccola anticipazione, miglioramenti rispetto all'ultima versione 20D c'è un qualcosa che secondo me potrebbe essere un peggioramento e quindi voglio testarlo di persona. Si sta alzando il vento prima di fare una recensione. Dopo il trekking di 3 giorni, vi lascio il video in descrizione, intorno al Monte Velino, dove ho dormito a 200 al Colletto di Pezza con 7-8 gradi, una zona particolarmente umida. Mi interessava testare questa tenda appunto sotto la pioggia. Oggi pomeriggio pioverà almeno 3 ore e vediamo come reagisce questa nuova Cloud Up Pro. Subito dopo arriverà il video recensione e vi darò le mie prime impressioni. Vediamo chi è che all'occhio lungo e nota un cambiamento rispetto al modello precedente. Beh, ovviamente devo ingannare l'attesa aspettando che smetta di piovere e quindi mi guardo un bel film. Quello che vi ho appena mostrato è l'inizio del documentario che riguarda la prima spedizione sul Nanga Parbat nel 2013 attraverso lo Sperone Mammeri di Daniele Nardi con Elisabeth Revol. Molti di voi conosceranno, credo sicuramente, Daniele Nardi. Vedete, anche se io mostro principalmente trekking, tenda, bivacchi, in realtà vengo prima dall'alpinismo, seppur classico, e sono un grande appassionato di alpinismo, di storie di alpinismo e di spedizioni. E Daniele Nardi è una figura che mi ha affascinato molto nel bene o nel male, una figura controversa ma a cui riconosco un grandissimo coraggio
e che è quello appunto di realizzare, di seguire il suo sogno attraverso quella via che porta tutt'oggi ancora inesplorata, che porta il nome del padre putativo di quello che viene comunemente definito oggi stile alpino, ovvero Albert Friedrich Mannering. che finisca e termini la circolazione in modo tale da essere pronti a fare questo salto violento verso gli 8.000 metri e poi riscendere verso i 4.200 metri del campo base. Il coraggio di andare a fare qualcosa che un certo Reinhold Messner ha definito una follia. Una slavina, quasi una valanga molto grande che percorre esattamente la strada che noi vogliamo salire. Sarà decisivo riuscire a capire quando farlo. Per alcuni è appunto una follia, per me è forse più vicino alle logiche alpinistiche, è un modo per mantenere vivo quel sentimento di esplorazione che è sempre stato alla base dell'alpinismo, perché negli anni 50, quando l'essere umano ha cominciato a scalare i primi 8000, tra cui noi italiani su K2, e l'alpinismo lì non era tanto alpinismo, ma era soprattutto esplorazione, perché nessun uomo aveva messo i piedi su quelle vette. Piove da circa un'ora, un'ora e un quarto, nel mentre io ho tirato fuori il sacco a pelo perché incomincia a fare freschino, le temperature si sono abbassate molto, quando sei fermo in tenda inevitabilmente tendi a sentire più freddo. Clodap che per il momento si sta comportando molto bene, ci sono state anche alcune raffiche di vento importanti, ma mi sembra che sia tutto in ordine. Sono buonissime. Ora provo anche a farmi un caffè, così facciamo anche un test vestibolo, sperando di non bruciare tutto. In questi casi è meglio tenere la tenda il più lontano possibile con le mani. Sembra che la perturbazione stia andando via. D'altronde dopo 4 ore direi che ci voleva. Io nel mentre, credo che si veda anche dalla faccia, mi ero praticamente addormentato. Ha smesso di piovere, sono le 18, ha iniziato a piovere verso le 13:30, quindi parliamo di 4 ore abbondanti in cui sono stato dentro la tenda e dove non ha mai smesso di piovere. Quindi direi che è un test abbastanza valido. Ho fatto un rapido check intorno alla tenda e devo dire che ha reagito benissimo. Come sapete, credo un po' tutti, il nylon tende a subire un po' l'umidità e l'acqua, tende ad allungarsi e quindi ad afflosciarsi, e tutto questo invece non è successo. E in questi casi occorre tensionare molto bene la tenda, magari perdendo anche quei 2 o 3 minuti in più, ma ve ne parlerò meglio nel video recensione che girerò già da domani. Quindi sapete come funziona, se non volete perdervi questo contenuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, a voi non costa nulla ma aiuta il sottoscritto a realizzare contenuti sicuramente migliori di questo, che possano essere in qualche modo o interessanti o spero utili. Ci vediamo nei prossimi video e vi salutano anche i miei amici cavalli.